In questo video ti parlo di questo microfono, ovvero il Rode NTG3, un microfono di un livello sicuramente superiore rispetto a tanti altri microfoni, infatti viene utilizzato soprattutto in situazioni professionali, e voglio raccontarti un po' di cose interessanti e soprattutto farti ascoltare quanto suona bene. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi siamo qui con il Rode NTG3, che è il mio microfono preferito, nel senso che è quello che tu ascolti in tutti i miei video dove appunto non sto testando altri microfoni, quindi tutti quei video con il microfono fuori dall'inquadratura, io sto utilizzando nel 90% dei casi questo microfono qui. Perché? Perché è un microfono pazzesco. Se stai indossando le migliori cuffie a disposizione, ti accorgi della qualità del suono che è pulita. Non sto aggiungendo e non aggiungerò equalizzazione, compressione, noise gate, deesser, nulla. Semplicemente porterò tutto a meno 14 lufs in fase di post-produzione in modo che tu possa sentirlo nel modo più corretto. Ok? Quindi questo è il suono pulito. Quindi se ti piace, pensa che può, se sai come farlo, migliorare ancora di più. Ok? Allora, prima di entrare nel vivo della chiacchierata, unboxing. Ora ti inizio a raccontare un po' di cose su questo microfono. Questo qui, come vedi, ovviamente è un microfono shotgun, è un microfono a condensatore, è un microfono con un pattern polare supercardioide. Che cosa vuol dire? Che prende soprattutto ciò che arriva davanti, pochissimo di ciò che arriva di lato e poco di ciò che arriva dietro. Quindi diciamo è il pattern polare più adatto insieme all'ipercardioide per essere utilizzato per riprese dove il microfono è distante rispetto al soggetto. Infatti su tutti i set cinematografici ci sono microfoni tipo questo, ok? Ti voglio far sentire subito, visto che ti ho appena parlato del pattern polare, quanto, come dico sempre quando recensisco questi microfoni sono un po' più particolari da utilizzare, sono un po' più complessi. Perché? Perché devi essere bravo nel posizionare il microfono nel modo più corretto per ottenere un suono corposo, un suono caldo, un suono pieno. Perché tu puoi anche comprare questo microfono, ma se non sai come posizionarlo, otterrai un suono pessimo e hai buttato via un sacco di soldi. Quindi provo a spostarmi, in questo momento stai sentendo la mia voce, senti come cambia? Dopo pochissimo, una mano di distanza, quindi non aspettarti che ti sposti di 1 metro, basta una mano per, senti, mi sto spostando, quindi ti dicevo, basta una mano di distanza per cambiare totalmente il suono del microfono. Lo senti come vuoto, e adesso è pieno. Ok? È fondamentale, spero che tu stia mettendo le migliori cuffie a disposizione perché in questi video devi ascoltare, al di là di quello che io ti racconto, perché io parlo tanto, ma soprattutto al di là di darti informazioni, ma per farti ascoltare i microfoni, ok? Perché è fondamentale che tu comprenda la differenza tra un microfono e un altro. È importantissimo che sviluppi un ascolto attivo che ti serve sempre. Ok, allora abbiamo detto quindi questo pattern polare, ti sei reso conto di quanto sia fondamentale star fermi e posizionare al meglio il microfono. Questo microfono ha una tecnologia line più gradient. Che cosa vuol dire? Che pur essendo uno shotgun, quindi avendo tutti questi tagli sul corpo, che cosa succede? Che grazie a questa tecnologia riesce a rigettare maggiormente fonti sonore non volute, quindi si concentra soprattutto su ciò che arriva davanti, quindi la fonte sonora, in questo caso la mia voce. Quindi questo microfono si presta a tanti utilizzi, non solo in stanze anche non trattate acusticamente al meglio possibile, ma anche in situazioni all'aperto. Un'altra caratteristica di questo microfono è una speciale tecnologia in grado di proteggere questo microfono da umidità e condensa. Infatti questo microfono viene usato anche su set cinematografici all'aperto. Quindi
riesce maggiormente a preservare la sua qualità, ok? Perché se prendi un microfono qualsiasi e lo metti all'aperto, dopo lo devi semplicemente buttare, un po' come anche le macchine fotografiche, no? Ci sono quelle fatte apposta per le intemperie, quindi che anche se prendono vento, acqua, pioggia, eccetera, eccetera, vanno benissimo, funzionano sempre, quelle che invece devi prendere e buttare. Quindi questo microfono, proprio perché viene usato anche in situazioni all'aperto e imprevedibili, è trattato in questo modo, ok? Bene, questa è un'altra caratteristica, magari se tu lo utilizzi sempre all'interno non te ne frega, però comunque è un'altra cosa in più dei microfoni di qualità. Un'altra caratteristica dal mio punto di vista fondamentale di questo microfono è che ha un rumore di fondo veramente bassissimo, uno dei più bassi per la sua categoria. Se hai visto anche gli altri video nei quali ti ho parlato di microfoni shotgun, sai che questi microfoni non sono proprio silenziosissimi, non per colpa loro, non perché siano fabbricati male, ma per la loro conformazione, proprio per le loro caratteristiche. Ok, questo microfono rispetto ad altri microfoni shotgun, ma anche grazie alla sua qualità di costruzione, è uno di quei microfoni super silenziosi, quindi ottimo perché in post-produzione puoi lavorare meno sul rumore di fondo generato dal microfono, ovviamente. Se stai registrando con un computer, con una ventola che sta impazzendo, ok, non riprenderai il suo rumore perché non ha il suo self-noise, ma il rumore della ventola, soprattutto se indirizzata in un certo modo, lo prenderà lo stesso. Quindi questo vuol dire che nessun microfono fa miracoli, ovviamente, anche microfoni costosi. Costosi perché? Perché questo microfono costa intorno ai 700 euro, 700, 750, 680, insomma il prezzo varia. Ti lascio il link in descrizione sia di Amazon che di Thomann, in modo che tu possa, nel caso in cui ti sei innamorato come me di questo microfono e tu voglia comprarlo, puoi trovarlo al prezzo più basso. C'è anche una versione grigio chiaro che a volte costa un po' meno. Io sinceramente ho preso questa perché per me il microfono è scuro, ok? Quindi è una fissazione, lo so. Però ho preferito prendere la versione scura perché quella chiara non mi fa impazzire. Però il microfono è lo stesso, semplicemente cambia la colorazione. Un'altra caratteristica importantissima di tutti i microfoni Rode è la garanzia di 10 anni. Quando compri un microfono Rode sei sicuro che per 10 anni hai una garanzia e questo dal mio punto di vista è una cosa veramente importantissima. Ok, ti ho parlato di questo microfono, ti ho detto che viene usato sui set cinematografici, quindi per riprendere soggetti anche un po' più distanti, e a questo punto spostiamo il microfono e mettiamolo nella posizione classica, quella che utilizzo io per riprendermi quando faccio i video. Quindi dammi qualche secondo, a te non cambia niente, a me passerà un po' di più e nel frattempo abbasso i volumi in modo da non farti sanguinare le orecchie. Arrivo subito. Ok, adesso stai sentendo il microfono così come lo posiziono in ogni video. Il suono è diverso? Sì, certo che è diverso perché più è vicino il microfono alla bocca, fermo restando che non deve stare davanti ma deve stare di lato a 45 gradi inclinato per ottenere il suono migliore. In questo caso abbiamo allontanato il microfono perché saranno 2 mani più o meno di distanza appena fuori dal frame, dall'inquadratura, quindi sicuramente più distante rispetto al soggetto. Quindi il suono è meno pieno, ma nulla che in post-produzione non si possa risolvere. Ok, del resto se vedi i film, immagino tu veda film, serie TV, eccetera, eccetera, non vedi mai un microfono. Perché? Perché il microfono è sospeso in alto sopra il soggetto. Quindi vuol dire che pur riuscendo a avere un microfono a una certa distanza, anche, non so, 1 metro dal soggetto, l'audio poi dei film è perfetto. Quindi bisogna sapere come editare poi in post-produzione un audio del genere, ma nulla che sia impossibile da fare. Mi farebbe piacere sapere che cosa ne pensi di questo microfono, magari commenta questo video. La voce è molto diversa rispetto a quando utilizzo questo microfono con la mia equalizzazione, la mia compressione, eccetera, eccetera. Ma lì è una questione di gusto personale perché mi piace quel tipo di sound. Però anche così, anche naturale, è un microfono che fa sentire veramente la differenza. Cioè, questo microfono costa 3, 4, 5 volte più di altri microfoni. Magari la differenza non è così abissale, non è 4-5 volte migliore, perché poi tanto fa anche il brand, tanto fa anche la reputazione di un microfono. Però sicuramente è un microfono che si fa notare per il livello di dettaglio, di precisione, di frequenze, insomma è un microfono spettacolare. Anche perché costa una certa cifra, quindi deve necessariamente mantenere certe aspettative che il professionista ha quando spende tutti questi soldi. Bene, io credo di averti raccontato tutto, ma se hai dubbi, domande, curiosità, commenta pure e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.